Ciao ragazzi, qui Paolo Justice, benvenuti in questo video special di Natale 2022. Sentite quest'aria frizzantina di Natale? Benissimo, io non la sento perché sto girando il video prima di Natale, soltanto che voi lo vedrete appunto a Natale come video special. Comunque, cazzate a parte, andiamo ad analizzare la lista. Carta abilità che andiamo a utilizzare è appunto Cavaliere della Leggenda, carta abilità che ci permette di evocare senza offrire mostri come tributo, Gaia il Cavaliere. Lati positivi è la skill card che ci permette di fare danno perforante quando attacchiamo con Gaia il Cavaliere un mostro in posizione di difesa dell'avversario, ed inoltre ci permetterà di pescare 2 carte e successivamente scartarne una. Lato negativo indubbiamente è che ci permetterà, o meglio non ci permetterà di attivare le carte settate quando controlliamo Gaia il Cavaliere. Chiaramente in tripla copia non può mancare Gaia il Cavaliere. Secondo mostro che andremo a utilizzare è Abbandono. Abbandono, sicuramente questa è una lista trash, però tuttavia si sposa bene il nostro abbandono con Gaia il Cavaliere. L'ho testato abbastanza questo deck online, ho avuto discreti risultati. Chiaramente non è T1, però sicuramente è un deck che ci permette di divertirci. Tripla copia semplicemente perché se abbiamo 2 abbandoni in mano o se ad esempio 2 abbandono non li possiamo aggiungere dal deck o dal cimitero, quindi in questo caso potrebbero essere banditi, e sicuramente potremmo prendere a quel punto la nostra pre-preparazione ai riti e strapparla, in quanto per attivare la spell card dobbiamo aggiungere obbligatoriamente sia abbandono che rito. Quindi per questa ragione io tendo sempre a giocare 3 abbandono in tutte le sue salse, quando ovviamente vado a giocare anche preparazione ai riti. Di conseguenza andiamo a giocare triplo rito per evocare abbandono e tripla preparazione. Tra l'altro super rara, fa la sua porca figura, davvero figa. Sicuramente in tripla copia perché è OP, nel senso ci fa anche riciclare abbandono dal cimitero, è sostanzialmente un +1. Il lato negativo è che dobbiamo aggiungere entrambe le carte, quindi sia abbandono che rito, ed inoltre possiamo attivarne soltanto una per turno. Un solo Faceless, semplicemente perché la strategia del deck non si deve basare assolutamente sul loop Faceless e abbandono, ma sicuramente in monocopia una carta in più o una combo in più, quindi a me nei test è piaciuto, quindi ho deciso di mantenerlo pure per questa profile in monocopia. Triplo Kuribo è una difesa fondamentale in questo deck, dato che comunque non giochiamo magie e trappole difensive. Inoltre ci permette di rimuoverlo come tributo quando andiamo ad attivare il rito Illusione Nera, quindi attivando gratis la nostra carta, quindi andremo sostanzialmente ad evocare tra virgolette gratis abbandono. Non può non essere giocato in tripla copia. Il lato negativo è che sicuramente contro deck come il deck DES, che sfrutta comunque la skill, quindi attacca mentre ha i mostri in posizione di difesa, è una carta sostanzialmente inutile, quindi uno poi dovrà giocare un pochino con la side o rivedere la strategia del deck in parte, perché sarà davvero una carta fezza.
mondizza, come si usa dire dalle mie parti. Un solo Gaia il Cavaliere in carica, perché semplicemente è un mostro con buon attacco, è sempre un mostro Gaia il Cavaliere, quindi ci permetterà di utilizzare la skill card. Monocopia onestamente non mi dispiace, quindi anche in questo caso ho deciso di mantenerlo per proporvi questa decklist. Triplo Breaker, preferito in questo caso sia al Libro della Luna sia a Signora Guerriera DD, perché fate conto che uno dei tanti problemi di questo deck è che se si becca contro scontro mentale sono guai, sia perché comunque ce lo potranno attivare dopo la risoluzione della skill card, sia dopo che andremo ad attivare l'arte dell'evocatore, sia anche quando andremo ad attivare il rito illusione nera. Ci darà parecchie grane, quindi sicuramente Breaker ci aiuterà a spaccare le magie e trappole fastidiosissime dell'avversario, tra cui appunto scontro mentale. Inoltre ci aiuterà come esca, insomma, contro buco trappola chiuso e anche contro Libro della Luna, per poi permetterci ad esempio di evocare abbandono. Da notare, ragazzi, che sto utilizzando per la profile, come ormai è un pochino tradizione per il nostro team, bustine di colore diverso, perché sono un vero Chad, quindi i veri uomini fanno le profile in questo modo. Da notare bustina verde e bustina rossa. Triplo raggio notturno, tornando seri, perché così come Breaker ci permette di spaccare le carte magie e trappole all'avversario per poi performare la nostra evocazione, quindi o di abbandono di Gaia. È sicuramente una carta che in questo deck la preferisco, sicuramente Ciclone Cosmico, per via appunto della banned list Niagara, sia di Dust Tornado perché comunque è una trappola, e se abbiamo ad esempio Gaia il Cavaliere cozzerebbe a quel punto con la skill card. Infine doppio artello evocatore per aggiungere Gaia il Cavaliere. 3 a parer mio sarebbero troppe, e di conseguenza secondo me la giusta ratio è giocarne 2. Non gioco trappole perché a parer mio questo deck non ha bisogno del supporto delle trappole, e inoltre, come dicevo prima, le carte settate cozzano con la skill card, quindi appunto se abbiamo Gaia, e quindi non potremo attivarle. Passando all'extra deck, immancabilmente doppio Babbo Artigli, è volata una carta in più. Perché come perché? Perché è una decklist natalizia e non possiamo non giocarla. Questa carta è, a parte gli scherzi, è una carta che ci può tornare utile contro deck come Cyber Angel, perché comunque evocano mostri con grandi statistiche superiori ai nostri, e sostanzialmente anche per far fuori i mostri fastidiosi. Tra l'altro, giocando sia Breaker che Raggio Notturno siamo esposti sempre alla Waking, e quindi in questo caso Babbo Orti ci può servire davvero tanto per levare mostri evocati dal Fusion deck o comunque dal deck che ci possono dare grandi fastidi. E poi, oltre a Babbo Artigli, gioco doppia spada solitaria, sia per magari
e effettuare qualche piccolo cambiamento in corso d'opera durante la partita, sia anche contro Cyber Angel, perché come dicevo prima, Izana è un mostro davvero duro da battere, specialmente se è pompato d'attacco, insomma, tramite i Daten. E quindi il lato negativo di questa carta purtroppo è che possiamo controllare solo un mostro e possiamo anche controllare solo una spada solitaria avvelenata. Però sicuramente una grande out contro certi tipi di mostri. Un solo scontro mentale anche in questo caso contro Cyber Angel, ma in generale contro deck che rivelano le proprie carte in mano. Ne utilizzo solo uno sempre per il problema della skill card, quindi per non avere troppe carte morte. E infine Jinzo immancabile, perché è utile contro tutte le trappole, specialmente a game 2, quando l'avversario ci può sì dare, insomma, scontro mentale, ci può dare una grande mano, ed inoltre anche contro deck che stallano, insomma, deck che giocano tante trappole. Secondo me a game 2 è un'ottima risorsa. Bene ragazzi, per oggi è tutto, per questo video è tutto. Se siete stati dei temerari ad arrivare fino a questa parte del video, vi ringrazio e vi auguro anche, o meglio, vi auguriamo buon Natale. Spero e speriamo che questa deck profile vi sia piaciuta. Grazie per la visione, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Spolliciate la nostra pagina Facebook, spolliciate il nostro video, condividetelo e grazie ancora. Alla prossima, ciao ragazzi.